Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi finalmente ero curiosissimo di provare questo nuovo VG10. Eccoci qui ragazzi, vi starete sicuramente chiedendo cosa sta succedendo, ve lo spiego subito. 2 settimane fa ho fatto il test a questo S1 di Folkniven nel loro nuovo acciaio VG10V, quello arricchito con una spolveratina di tungsteno. Mi aspettavo determinate prestazioni, sinceramente non ci sono state, ma aspettavo che almeno andasse meglio del vecchio VG10, delusione assoluta, quindi ho detto gli concedo un'altra possibilità, lo riaffilo e lo provo qui al rifugio 4 giorni. Quindi adesso nell'ordine vedrete ragazzi la prova nel bosco fatta 2 settimane fa col tagliente originale e il tagliente originale come è arrivato alla fine della prova, la riaffilatura e poi ragazzi vedrete come taglia praticamente dopo aver fatto 4 giorni qui come coltello normale ragazzi, quindi non ci ho fatto del test, coltello principale, quindi spaccate un po' di legnetti, un po' di ricciolini e il cibo qui al rifugio. Ragazzi, prova un po' lunga, però secondo me valeva la pena togliersi veramente il dubbio su questo VG10V. Via! Ragazzi, si tagliano a metà i nodi, si tagliano a metà i nodi. Per adesso coltello caldissimo ragazzi, caldissimo per adesso, filo perfetto. Ragazzi, coltello che nel batoning funziona, una nota, cercate di batonare roba alla sua misura, perché nei tronconi grossi dove siamo passati, dove mi è stato, non dico indispensabile, però dove ho battuto anche dietro, la gommina ragazzi, non so se la vedete, qua il Thermoran, dopo 2 colpetti si è completamente rovinato, qua e qua si è proprio schiacciato, ma ripeto, gli è andato 2 colpetti e non 3000 colpi con la mazza di ferro.
Ragazzi, solito picchettino fatto in un secondo, tanta roba. Questi lavorettini qua, il coltello va via che è una goduria. Tra l'altro, ragazzi, ricordatevi che essendo inox non avete sbattimenti di acqua, pomodori, cibo, cipolle, salame, anduia, ragazzi, non avete sbattimenti, il coltello non ossida, o almeno, ragazzi, ha una resistenza alle ossidazioni veramente alta, poi ossida tutto. Però è un coltello che potete usare tranquillamente. Mi raccomando, non lasciatelo in vetrina, questo lo dovete usare. Ragazzi, all'inglese va bene, a me questa puntina fa un pochino male qua, solita ferita ragazzi, quindi magari è solamente un problema mio. Chiariamo sta cosa ragazzi, io la chiamo presa all'inglese perché lo prendo con la sinistra, non mi sono dimenticato di girare il video, di specchiarvelo, sto lavorando col coltello nella mano sinistra, quindi non tenendolo nella destra ma mettendolo nell'altra mano nella sinistra. Lo chiamo all'inglese perché inverto le cose. Sapete che gli inglesi invertono un po' le cose, quindi la chiamo all'inglese perché lo tengo nella sinistra. Così, ok, in questo modo è la presa rovesciata secondo me, una presa rovesciata. La chiamo all'inglese perché la tengo con l'altra mano, ragazzi, quindi il coltello, tra virgolette, è nella mano debole, del braccio debole, non nella mano dominante. Tengo fermo il coltello e tiro il legno. Ok? Vado a lavorare con la mano destra tirando il legno. Vedete? Vedete? In questo modo. Ragazzi, questo coltello mi piace proprio. Bisogna vedere un attimino il tagliente perché i peli non li fa più, ragazzi. Secondo me ha perso un bel po' di mordente, però sul legno ovviamente viaggia ancora bene.
Eccolo qua ragazzi, il nostro fuocherello che ha preso praticamente subito. Ragazzi, coltello che va bene, coltello un ottimo feeling, ricciolini, lavori di fino, una bella figata. Funziona bene, spacca bene ragazzi. Secondo me ha quel pezzettino in più dell'F1 che gli dà veramente una polivalenza superiore. Eccoci qua ragazzi, appena tornati dal bosco, coltello ancora sporco, vediamo come è andato, ma ho una brutta sensazione. Ho una brutta sensazione ragazzi, molto male ragazzi, molto male, veramente deludente ragazzi, veramente deludente. Non noto assolutamente nessuna differenza con il vecchio VG10 sinceramente, nella tenuta del filo almeno ragazzi, nella tenuta del filo pessimo, pessimo ragazzi, provato mezza giornata, pessimo. Ragazzi, coltello riaffilato, tagliente sistemato. Sinceramente pensavo si sistemasse con lo strop, in realtà ho dovuto dargli un po' di passatine sulle bacchette e poi strop. Risultato ovviamente super rasoio. Ragazzi, si riporta a rasoio, sì, pensavo più facilmente, però comunque è andato a rasoio. Ovviamente ragazzi, sì, taglia a rasoio, però la tenuta è veramente deludente. Eccoci qua ragazzi, ho voluto, come vi ho detto in apertura, riprovare il coltello dopo averlo riaffilato come avete visto prima. L'ho usato 4 giorni, quindi il coltello è stato riaffilato e poi usato 4 giorni qui al rifugio come coltello principale, con cui diciamo la maggior parte del lavoro è stato spaccare la legna e fare i ricciolini per accendere la stufa. Vediamo com'è andato. Ragazzi, nulla da fare. VG10 gli abbiamo dato una possibilità perché ho detto magari è stata solamente la prima affilatura, doveva essere riaffilato una volta per riuscire a funzionare bene. In realtà ragazzi, anche dopo averlo riaffilato e riutilizzato 4 giorni, il tagliente non ha tenuto un granché. Ci ho spaccato la legna, ci ho fatto ricciolini per 4 giorni, però il tagliente ragazzi, diciamo un pochino più di prima, ma sicuramente non eccellente. Eccolo qui ragazzi, Folkniven S1 in questo nuovo laminato VG10W. La W sta per wolframio, che sarebbe il tungsteno ragazzi, quindi un VG10 migliorato con un'aggiuntina, una spolveratina di tungsteno. Ragazzi, ho preso questo coltello convinto di vedere una miglioria rispetto al vecchio VG10 di Folkniven, che mi aveva deluso sia sull'F1 che sull'S1 che avevo già provato. Sinceramente la tenuta del filo del VG10 era bassissima. Ho detto provo questo coltello, tentiamo ancora su un VG10, ok che sarà sempre VG10, però con questa aggiuntina di tungsteno che pare dare un po' più di tenacità e resistenza al tagliente, magari va un attimino meglio. Ragazzi, no, non va un attimino meglio. Prodotto acciaio deludente, perché a sto punto potevate continuare a fare il vecchio acciaio che secondo me è identico. Forse l'unica cosa che cambia è che questo tagliente non ha per nulla microchippato, sia nella prova nel bosco di 2 settimane fa che qui al rifugio tagliando legna stagionata. Il tagliente non ha microchippato, invece il vecchio VG10 un pochino microchippava. Diamogli a questo VG10V un puntino in percentuale in più perché non microchippa. Però ragazzi, la tenuta del tagliente non c'è assolutamente. Parliamo comunque di un VG10 che sulla carta doveva essere migliore. In realtà il prodotto secondo me
è praticamente equivalente al vecchio VG10. Vi do due misure del coltello. Coltello nella sua interezza misura 24.6 con questa lama da 13 cm. Ragazzi, a me il coltello piace da paura. Piace veramente da paura, lo userò tanto, ragazzi, perché comunque mi piace, proprio un bel coltello in mano, sta veramente bene, la lama è bellissima, con questa affilatura convex a zero, ragazzi, un half convex, diciamo, a zero è tantissima roba, taglientissimo, finché taglia ovviamente, su uno spessore di 5 mm, ragazzi, quindi 13 di lama, 5 mm di spessore rispetto all'F1X, abbiamo all'S1, scusatemi, S1X, abbiamo un millimetrino in meno di spessore che nelle capacità di taglio si fa sentire. Secondo me, ragazzi, taglia molto meglio dell'S1 serie X, che sono 6 mm, più putrellone, anche più portatile, più leggero, un bel coltello leggero, alla fine sono 192 grammi, ragazzi, è un coltello leggero, veramente leggero. Ragazzi, provato nel bosco, delusione, ho deciso di dare un'altra chance a questo VG10V riprovandolo qui al rifugio 4 giorni. Sinceramente, ragazzi, il risultato l'avete visto. Adesso io l'ho stroppato, gli ho dato una stroppatina, come vedete il tagliente è stroppato, ha ricominciato a tagliare rasoio, sì, siamo tutti d'accordo, qui dove ho le misure ve lo faccio vedere, vedete? Ok, ho le misure perché non mi posso ricordare tutto, ragazzi. Come vedete taglia perfettamente a rasoio con una stroppatina. Dopo non riesco a raccogliere la carta, ragazzi, la sposterò così soffiando. Passiamo tutto il video a raccogliere i pezzettini di carta, eccoli qua. Dicevo, ragazzi, dopo la prova che abbiamo fatto insieme sulla carta che avete visto, gli ho dato una stroppatina, è tornato a rasoio, sì, va bene, stroppatina compound diamantato, Però, ragazzi, il punto è che perde il tagliente troppo facilmente, il tagliente perde proprio il mordente, taglia poco, sul legno continua a funzionare, se dovete tagliare legno, trucciolini, tacche, intagli, funziona, sul cibo funziona, però sicuramente il filo si deteriora in 4 giorni da affilato a rasoio, come avete visto dopo il test nel bosco, la riaffilatura era a rasoio. Avete visto in 4 giorni come diventa. Quindi come va questo VG10? Ragazzi, ripeto, secondo me non è cambiato assolutamente nulla dal vecchio VG10. Ragazzi, foderino, ho deciso di prendere anche la versione col foderino in cuoio perché non volevo farmi poco male, volevo farmi tanto male, quindi ho preso questa versione che nella sua completezza col fodero in cuoio, ragazzi, rispetto al foderino in plastica che fa veramente cacare, foderino in cuoio e coltello, qua siamo sui 220 euro. È tanto, ragazzi, è tanto, il coltello mi piace da paura, il foderino è fatto veramente bene, È bello, veramente veramente bello, ragazzi, veramente bello. Gli avrei fatto il passaggino anche per portarlo, scusate la voce, ripeto, sempre raffreddato, per portarlo alto in cintura, non c'è, va benissimo così, però il foderino è fatto davvero bene, il coltello ci sta bene, è un coltello leggero che in cintura mi sono portato 4 giorni qui al rifugio, ragazzi, vi faccio vedere, oggi è brutto tempo tra l'altro, vi faccio vedere, ecco qua, oggi è brutto tempo, domani è prevista acqua. Dicevo, eccoci qua, tornati giusti. Dicevo, l'ho portato in cintura 4 giorni qua, non l'ho neanche sentito, cioè è proprio su attaccato, non lo sentite neanche, è una bomba, è una bomba. Ovviamente il coltello non esce, ragazzi, non esce. Ragazzi, tirando le conclusioni di questo, ah no, una cosa importante, quando l'ho provato, ragazzi, nel bosco, gli ho tirato 2 martellatine leggerissime dietro, leggere, non è che sono un babbazzo che vado a tirargli forte per romperlo, leggere per raddrizzare la lama, quindi non per farla affondare, ma semplicemente per, quando era così, per raddrizzarlo, ok? E mi ha spaccato il Thermoran, quindi manicatura in Thermoran,
non ci pestate proprio ragazzi, perché comunque si scassa, c'è poco da fare. La costruzione del coltello secondo me è un full tang ricoperto, chiamarlo codolo passante mi sembra riduttivo, perché comunque il codolo è praticamente grosso tutta la manicatura, solo che è ricoperto praticamente con questo Thermoran, che è un polimero ad alte prestazioni. Ragazzi, coltello ancora sporco, e visto che lo sto usando qui non sono stato a pulirlo. È la prima volta forse che vedete in recensione un coltello sporco, perché comunque lo sto usando qui al rifugio, stiamo su ancora un giorno o due, quindi non sono stato a pulirvelo per farvi la recensione, tanto lo vedete benissimo anche così. Ragazzi, non so cosa dirvi, se volete provare questo nuovo VG10V, quello col wolframio, che sarebbe il tungsteno, quindi una spolveratina di tungsteno su questo VG10, ragazzi, provatelo. Sicuramente non prendete la versione col foderino in cuoio, perché sono tanti soldi e per le prestazioni della lama non ne vale la pena. Cioè 220 euro per questo coltello non ne vale la pena, ragazzi, davvero. Se volete provare questo nuovo VG10 per vedere anche voi come va, ricordandovi sempre che avete una lama in VG10. Cioè, capiamoci, gli esterni sono in 420J, ok? Ragazzi, c'è poco da dire. 420 J2, scusatemi, non so se si vedono, stavo provando a farvi vedere se si vede il Sammai. È un pochino, ok, quello in COS si vede di più. Praticamente è un sandwich, ragazzi, c'è il VG10V in mezzo e i due laterali con il 420 J2, ok? Laterali. Il tagliente è in questo VG10V, ripeto, se lo volete provare, provatelo col foderino in plastica, perché questa versione non ve la consiglio, perché ragazzi, per le prestazioni del coltello, secondo me è troppo cara. Andiamo alle conclusioni finali. Folkniven S1 nel nuovo acciaio VG10V, quello arricchito con una spolveratina di tungsteno. Ragazzi, provato 2 volte, quindi la prova originale più dopo averlo riaffilato qui al rifugio, un pochino meglio, sicuramente un pochino meglio, sicuramente ha spaccato legna, ha fatto ricciolini, ha tagliato cibo, quello che volete per 4 giorni, però secondo me ragazzi il tagliente decade un po' troppo velocemente. Diciamo che è a livello del vecchio VG10, quindi cosa è cambiato con questo VG10V? Assolutamente nulla, sinceramente è una delusione ragazzi. Poi il coltello funziona, è un ottimo inossidabile, in mano sta bene, taglia bene ragazzi, però avendo già provato il VG10 di Folkniven mi aspettavo almeno qualcosina in più. Sinceramente ragazzi, questo qualcosina in più non è arrivato. Ragazzi, dall'S1 di Folkniven in VG10V arricchito con una spolveratina di tungsteno, dal parchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!